Nel 1984 il sociologo statunitense Neil Postman presentava alla Fiera del Libro di Francoforte il suo ultimo saggio, Amusing Ourselves to Death, Public Discourse in the Age of Show Business. Questo libro sarebbe diventato una pietra miliare nella teoria dell'educazione e nei media studies. In esso, lo studioso paragonava la televisione e l'intrattenimento coevo al soma, la droga sintetica che nel romanzo Brave New World di Aldous Huxley aveva inibito talmente tanto le facoltà critiche della popolazione da renderla disponibile a rinunciare a tutti i propri diritti civili e politici. Vedendola come un mezzo per la fruizione passiva e incapace di sostenere argomenti importanti, Postman si era convinto che la televisione svolgesse nel panorama contemporaneo la stessa funzione del soma e che a lungo termine avrebbe inibito le capacità di pensare della popolazione, andando a sostituirsi al libro e alla fruizione tipica della parola scritta. La prospettiva di Postman è stata molto discussa e riproposta così spesso da diventare quasi un topos nel dibattito sul valore dell'intrattenimento contemporaneo. Ad esempio, nel 2001, il giornalista premio Pulitzer George Will descriveva la società contemporanea in questi termini. La nostra è un'epoca innamorata dell'intrattenimento ed è una società sempre più infantilizzata, la cui filosofia morale è riducibile alle possibilità di scegliere, quale che sia la scelta, e gli adulti sono sempre meno distinguibili dai ragazzini per il loro essere costantemente assorbiti in videogames, giochi da tavolo, film e serie televisive. È questo il progresso, il possesso e la diffusione di una forma sempre più sofisticata di stupidità. Uno dei rilievi più interessanti all'intrattenimento contemporaneo è venuto però dal politologo francese Christian Salmon. Lo studioso, infatti, concentrandosi sulla narrazione videoludica e televisiva, ha affermato come il loro storytelling produca dei consumatori ma non dei cittadini, non essendo né interessate a far maturare delle esperienze in senso pieno, né tantomeno in grado di farlo. Le grandi narrazioni che popolano la storia umana, scrive Salmon, da Omero a Tolstoi, da Sofocle a Shakespeare, raccontavano miti universali e trasmettevano le lezioni apprese dalle generazioni passate. Gli antichi trasmettevano in questo modo una saggezza che era il frutto di esperienze accumulate. Lo storytelling contemporaneo, invece, va nella direzione opposta. Attacca narrazioni artificiali alla realtà, blocca i cambiamenti e satura lo spazio simbolico con la sua serialità e le sue storie. Non parla di esperienze passate, plasma i comportamenti e incanala i flussi emotivi. Ben lungi dall'essere il percorso del riconoscimento che Paul Ricoeur individuava nell'attività narrativa, lo storytelling contemporaneo dell'intrattenimento stabilisce sistemi narrativi che portano gli individui a identificarsi con modelli prestabiliti e a conformarsi a protocolli di comportamento e di consumo. Tuttavia, negli ultimi 2 decenni si sono susseguite innovazioni tecnologiche e produttive di portata straordinaria che hanno rivoluzionato le possibilità e le modalità di fruizione dell'intrattenimento. Di conseguenza, provare a ripensare alle narrazioni che disseminano l'intrattenimento di massa, nonché alle loro dinamiche e al loro valore, potrebbe risultare non banale. In questo videosaggio, prendendo in esame 2 casi particolari di storytelling, uno afferente all'universo videoludico e l'altro legato alla serialità televisiva, si proverà ad argomentare a favore di una visione più positiva e propositiva delle nuove forme di narrazione, facendo emergere come esse offrano stimolanti laboratori per il pensiero critico e possano rivelarsi, perché no, interessanti catalizzatori del ragionamento e anche del dibattito filosofico. Come fa notare Lorenzo Mosna in un recente saggio, il videogioco non nasce come medium narrativo. Inoltre, moltissimi videogiochi di grande successo, come ad esempio quelli che appartengono al genere degli sport games, non hanno una trama. Nei videogiochi dotati di trama, invece, le esigenze del racconto tendono a essere fortemente subordinate a quelle del gameplay e non è infrequente il caso in cui il giocatore, per completare il livello e vincere il gioco, debba compiere delle azioni che contraddicano più o meno esplicitamente la storia raccontata all'interno di esso. Questo fenomeno è stato definito dal game designer canadese Clint Token dissonanza ludonarrativa. Questa è la principale tra le ragioni per cui anche coloro che sostengono che i videogiochi possano comportare notevoli benefici cognitivi per i giocatori tendono a essere piuttosto scettici sulle possibilità di un coinvolgimento etico positivo, mentre restano incerte le considerazioni sulla diseducatività dei videogiochi. Ad esempio, il giornalista ed esperto di cultura pop Steven Johnson ha rilevato come i videogiochi permettano di sviluppare la capacità di coordinare efficacemente obiettivi a lungo e breve termine e di esplorare in modo sistematico
matematico ambienti complessi, testandone la struttura e i limiti attraverso ragionamento induttivo. Tuttavia, intervenendo nel dibattito su quegli studi, peraltro mai del tutto confermati né smentiti, che associano il videogioco a un aumento della predisposizione alla violenza e a un progressivo distacco dal senso della realtà, Johnson ha negato recisamente che i videogiochi possano o debbano offrire una qualche forma di esperienza etica. Di diverso avviso, però, è il game designer e fondatore dell'azienda francese Quantic Dream, David Cage, che in una conferenza TED del 2015 presentava al pubblico di Vancouver lo storytelling videoludico interattivo come l'ultima frontiera della narrazione, dicendosi convinto che nel trentennio a venire esso avrebbe pervaso l'immaginario della società non meno del cinema nel XX secolo. Durante la conferenza, Cage mostrò in anteprima la sequenza iniziale di un gioco in lavorazione dal 2013 e che sarebbe uscito soltanto nel 2018, Detroit: Become Human. A rendere tanto particolare questo videogioco, un sci-fi thriller sulla presa di coscienza e la ribellione delle intelligenze artificiali in forma androide, è anzitutto la premessa. Come spiega l'autore in una recente intervista, il desiderio di Cage e del suo team era di raccontare una storia che fosse eticamente rilevante, un desiderio accresciuto negli anni assistendo a molti eventi politici e sociali di grande rilievo e guardando con particolare interesse al movimento Black Lives Matter. Alla domanda posta dall'intervistatore se il videogioco possa porre domande di tipo etico e politico, Cage risponde così: suscitare un dibattito è quello che tutti i videogiochi devono fare? Ovviamente no. La diversità di tono e di approccio dei videogiochi mi affascina e penso che vada preservata. Tuttavia, sì, il videogioco è anche un mezzo legittimo quanto il libro, il film, l'opera teatrale per proporre idee e raccontare storie che contano. Io credo che il videogioco sia un medium straordinario per fare questo genere di cose, perché non ha un carattere perentorio. Non fa altro che porre domande e lasciare il giocatore libero di rispondere. Ma cosa c'è di più appassionante di quando riusciamo a interrogare la nostra società, di quando riusciamo a chiedere al giocatore cosa ne pensi tu e a permettergli di rispondere entro la cornice di una storia? La dichiarazione di intenti di Cage è sicuramente molto interessante. Per poter valutare però se il videogioco mantenga quello che il suo creatore promette, è necessario prendere in esame una delle sequenze di gioco. Il test di Turing lo conosciamo, giusto? Una formalità. L'interrogazione di algoritmi e funzioni di calcolo. Ciò che mi interessa è se le macchine possono provare empatia. Lo chiamo il test di Kamsky ed è molto semplice. Distruggila e ti dirò quello che so. O risparmiala, se la consideri viva. Ma uscirei da qui senza le informazioni che cerchi. Decidi chi sei. Una macchina obbediente? O un essere vivente dotato di libero arbitrio? Questa sequenza, tratta dal 27° capitolo del gioco, mostra l'incontro tra l'androide investigatore Connor, il suo collega umano Hank, ed Elijah Kamsky, l'ingegnere che ha progettato gli androidi che stanno iniziando a sviluppare la coscienza e quindi a ribellarsi. In linea di principio, l'uomo non si rifiuta di collaborare, ma vuole sottoporre Connor a un test per capire se anche lui stia iniziando a sviluppare la coscienza. Va notato anzitutto che la scelta del giocatore di non sparare all'androide non pregiudica la missione di Connor né la sopravvivenza del personaggio. Del resto, la scelta di sparare non garantisce che Connor riuscirà a portare a termine la propria missione. Semplicemente la scelta dà esito a 4 possibili finali di scena. In uno, Connor, essendosi rifiutato di sparare, risulta essere un deviante. Negli altri 3, dopo aver sparato, ha il permesso di porre una domanda a cui il progettista risponderà. Per farsi un'idea più generale della complessità del gioco, basti pensare che il giocatore gioca contemporaneamente 3 personaggi: il capo dei ribelli Marcus, la fuggitiva Kara e il detective Connor, percorrendo scene che si susseguono con un montaggio alternato, componendo le storyline dei protagonisti. Proprio questa straordinaria complessità, messa al servizio della possibilità per il giocatore di scegliere, permette a Detroit di non incappare nella trappola della dissonanza ludonarrativa. A differenza dei videogiochi descritti da Mosna e Hawking, infatti, il videogioco di Cage non è costruito come un articolato labirinto per uscire dal quale ci sono al massimo una manciata di vie d'uscita. Esso è invece un intrico di storie potenziali, un percorso definito via via dalle scelte del giocatore. Ciò naturalmente ha richiesto un lavoro maniacale di controllo sulla coesione e sulla coerenza dei diversi rami e sottorami della
narrazione. Come spiega lo stesso game designer, non è mancata una componente etica all'interno di queste operazioni di controllo. Tutti noi, ribadisce Cage durante l'intervista, ci siamo a lungo interrogati su quello che stavamo raccontando, su ciò su cui ci stavamo concentrando. Ne abbiamo sentito la responsabilità, al punto che per ciascuna scena ci siamo interrogati su quello che raccontasse davvero. È stato difficile, perché si tratta di una storia non lineare, dentro la quale la scelta del giocatore può cambiare tutto. Allora si è reso necessario per noi riuscire a padroneggiare tutte le ipotesi e le prospettive, affinché il gioco non potesse mai permettersi di dire qualcosa che noi non sottoscriveremmo. In fondo, questo è l'aspetto più appassionante dell'interattività, il fatto che crei qualcosa che non è prefissato. Di conseguenza, l'esperienza del giocatore è il risultato del nostro lavoro, ma anche del suo coinvolgimento nel quale, è fondamentale notarlo, all'emozione, secondo Cage, tocca un ruolo di primo piano. L'emozione è al cuore di tutto, dice Cage, è un mezzo per coinvolgere il giocatore, per l'empatia. Quando il videogioco pone una domanda, non dovrebbe essere qualcosa di cerebrale a cui si debba rispondere freddamente, ma qualcosa di profondamente emozionale, da cui il giocatore possa sentirsi coinvolto. Ci si potrebbe chiedere se l'operazione di Cage sia un'operazione riuscita, a giudicare non solo dall'ampio spazio dedicato al gioco in community online su YouTube, ma anche e soprattutto dal tenore e dalla profondità delle discussioni che esso ha suscitato. Non sembra azzardato propendere per una risposta affermativa. Con il tipo di storytelling interattivo che ha espresso, Detroit Become Human fa da apripista per videogiochi con tutte le carte in regola per attivare piste del pensiero ancora completamente da esplorare. Nel 2015 lo scrittore spagnolo Javier Cercas, in qualità di titolare della cattedra Weidenfeld in letterature comparate a Oxford, tenne un ciclo di lezioni in cui enunciava la teoria del punto cieco. Esiste un certo tipo di romanzo, il cui centro è una domanda e il cui sviluppo è un vano tentativo di fornire una risposta in modo tassativo. Sono i romanzi del punto cieco. Il punto cieco è una crepa, un minuscolo punto di fuga di significato che è allo stesso tempo la fonte principale del significato. La domanda che pongono questi romanzi è sempre morale, perché riguarda l'infinita complessità dell'umano. La risposta è la ricerca stessa di una risposta, la domanda stessa. Secondo Cercas, è attraverso l'indeterminatezza che il narratore riesce a creare una narrazione in cui si viene talmente coinvolti che non la si vuole soltanto leggere, ma la si vuole vivere. È in questo modo che il romanzo riesce a svolgere il compito che gli è più proprio: formulare domande, trasmettere dubbi e presentare problemi quanto più possibile complessi. L'autentica letteratura, sostiene Cercas, non semplifica la realtà, la complica per renderla più profondamente pensabile. Uno dei tratti più peculiari delle narrazioni del punto cieco è che esse tendono ad evolvere con l'umano, trovando continuamente nuove strategie e inedite alleanze per colonizzare territori inesplorati. Negli ultimi 2 decenni, però, il romanzo ha visto l'ascesa di un forte concorrente al tempo dell'intrattenimento, la serialità televisiva. Come va pensata la relazione tra le due forme narrative? È solo un rapporto di antagonismo o sono possibili reciproche e fertili ibridazioni? Per rispondere a questo interrogativo si prenderà in considerazione la serie televisiva Westworld, ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy per HBO a partire dal film Il mondo dei robot, scritto e diretto nel 1973 da Michael Crichton. Come la versione originale, la serie racconta il risveglio alla coscienza e la ribellione degli androidi che erano stati le inconsapevoli e inermi attrazioni di un parco divertimenti in cui i ricchi visitatori davano libero sfogo alle proprie fantasie. Uno degli elementi di maggiore differenza risiede invece nella giocabilità, posta fortemente in rilievo all'interno di questa serie televisiva. Come rileva Matteo Berardini in un vademecum dedicato alla serie, Westworld è un videogioco che, dismessa l'interfaccia a ogni tipo di periferica che limiti l'immersione nell'esperienza ludica, emerge nel mondo della realtà e della vita. I clienti di Westworld non sono dei semplici visitatori, ma dei veri e propri giocatori, e questo permette di sovrapporre alla rete di citazioni del canone più colto della fantascienza occidentale un ulteriore livello di riferimenti i cui snodi coincidono con la massiccia evoluzione intrapresa dall'esperienza videoludica negli ultimi decenni. A Westworld un centinaio di narrazioni procedono interconnesse tra loro, tra scrittura e spazio di improvvisazione, una rete colma di ami fatti per agganciare il giocatore, che può interagire con esse come vuole, il tutto sotto lo sguardo panottico dei programmatori. Westworld è il luogo dove una coscienza, organica o artificiale, trova la sua parte mancante. Il suo slogan potrebbe tranquillamente essere il conosci te stesso del Tempio di Apollo. Dall'altra parte dello schermo, lo spettatore compie un percorso speculare giocando con il testo e facendosi giocare da esso. Osservando più da vicino le figure dei giocatori, possiamo leggere in controluce le nuove responsabilità dello sguardo dell'epoca dei
transmedia e della convergenza digitale, possiamo riconoscere noi stessi come spettatori, cittadini, partecipanti attivi di quel present world in cui creiamo le nostre vite e giochiamo sulla più caotica delle scacchiere. La narrazione densa, dalla intricata cronologia non lineare e fitta di enigmi di Westworld, permette di capire perché il filosofo Simone Regazzoni sostenga che la serialità che caratterizza la TV complessa, avendo raccolto in eredità le grandi questioni sollevate nel Novecento alla frontiera tra filosofia e letteratura, sia la più potente invenzione narrativa degli ultimi 20 anni, capace di misurarsi col molteplice senza dissolversi, anzi permettendo lo sviluppo di quel pensiero a molti mondi che è un'urgentissima risorsa in alternativa al pensiero monologico per affrontare la crescente complessità del reale. Si può concludere, pertanto, che se si intende la narrazione, al di là della sua definizione tecnica, come il vasto laboratorio dell'immaginario dove saggiare le proprie doti intellettuali e morali, descritto da Paul Ricoeur, alla critica di Salmon allo storytelling contemporaneo si attaglia la stessa obiezione che il filosofo francese muoveva alla posizione di Benjamin, secondo il quale il narrare era morto con la narrazione della tradizione orale. Il narrare, notava Ricoeur, continua e continuerà sempre a essere un'esigenza umana fondamentale. I suoi mezzi, però, saranno trasformati dall'umanità e dai tempi in cui vive.